Ma bentornati devastati, eccoci qua, finalmente ho l'onore di presentarvi il monoruota della Begode, più veloce, quasi il più veloce, il più molleggiato, sì, abbastanza molleggiato, sicuramente il più pesante. Ragazzi, non perdiamo tempo, vi presento il Begode X! Eccolo qui ragazzi, in tutto il suo splendore, in tutta la sua ciccionaggine, con tutto il suo peso. Quindi non perdiamo tempo e roll the intro! Finalmente sul canale Devastato arriva il Begode X, il terzo molleggiato, l'unico che mi mancava di provare. Dopo aver provato S18 e V11 in effetti mi mancava di provare l'X, che è la novità della Begode, quindi il nuovo molleggiato della Begode. Ma perché faccio già le crocette? Ve ne parlerò meglio dopo. Per cominciare lasciatemi per favore ringraziare Luigi di Overwheel per avermi dato la possibilità di provare e guidare questo mezzo, e colgo l'occasione per darvi questa bella notizia in anteprima: da quest'anno avremo un importatore ufficiale anche per Begode, quindi non c'è più bisogno di cercare in giro gruppetti, ma tranquillamente andando sul sito di Overwheel potrete trovare una vasta gamma di Begode che andrà a crescere col tempo, sperando che la smettano di prendere fuoco. Comunque questo qua non ha ancora preso fuoco. Tra l'altro, legato a Overwheel c'è anche una bella novità, ma ve la dirò alla fine del video, quindi non muovetevi da lì. Se non l'avete ancora fatto registratevi al canale e adesso vi parlo un po' di questo bel Begode X. Prima novità della Begode, gli ammortizzatori. A differenza della Kingston e della InMotion, qua gli ammortizzatori li hanno messi in una maniera un po' particolare, un po' discutibile. Io ragazzi non sono un ingegnere, non sono un tecnico, io mi limito a valutarne l'efficacia in strada da buon driver quale sono. Per ora non l'ho guidato molto, ma a primo occhito devo dirvi che sinceramente c'è un abisso tra questo tipo di ammortizzatore e quegli altri due, perché gli altri due hanno un'escursione molto lunga mentre questo ha solo 5 cm, quindi diciamo che questo è più un leggero aiuto nell'ammortizzazione e un leggero aiuto nella sicurezza, perché ricordiamoci che l'ammortizzatore aumenta la sicurezza del vostro monoruota. Per accontentare il signor Toninelli, che ci ha messo un limite da 2000 watt sui nostri monoruota, la Begode ha pensato bene di fare un motore da 3500 watt, che però sinceramente non si sentono molto, perché a dire il vero il mio M-Super è molto più scattante e molto più veloce. Questo qui ha una gomma da 20x3, quindi è molto difficile da far partire. Diciamo che quando parti con un Begode X è un po' come partire per una crociera con una nave da crociera, ed ecco perché vi hanno messo una batteria da 2700 Wh, perché questo monoruota sicuramente è l'ideale per fare delle lunghe crociere, perché sì che farete un po' fatica a partire, ma una volta che partite ragazzi è comodissimo, potete starci sopra per ore senza che, ragazzi, è davvero comodo. Su quello tanto di cappello alla Begode. Oltretutto, come potete vedere, ha delle pedane enormi, quindi il vostro piede ci starà per intero, è comodissimo su queste pedane. Col fatto che è ammortizzato il viaggio sarà ancora più comodo, per carità, una nave da crociera. Ecco, per caricare questi 2700 Wh la Begode ci manda un bel caricabatterie da 3 volt, che più o meno, diciamo che da 0 a 100 loro ci dicono che si carica in 9 ore, ma io non ho ancora avuto modo di guidarlo così tanto, perché qua continua a esserci un tempo terribile. Oltretutto sto maledetto zona verde, zona rossa, zona arancione, non ci possiamo muovere manco dal comune, e quindi sono un pochino limitato nei movimenti, ma vi assicuro che avrò modo di provarlo meglio nella settimana che arriva. Ma parliamo un po' di gadget che hanno messo su questo monoruota. Come potete vedere non ha praticamente
praticamente nulla, è uno scatolone nero con una bella lucina. Praticamente l'unica cosa che gli hanno messo è questo cerchio di lucine intorno al faro che sì, molto carino, ma niente di che. Dietro c'è il solito stop, indicatore di direzione, e il faro è notevole, fa molta luce, come potete vedere nel video si vede molto bene anche di notte e non punta neanche tanto in alto come l'M Super Pro, quindi non è così fastidioso per le macchine e i veicoli che incrociamo. Come la maggior parte dei Begode, anche questo arriva senza parafango, arriva esattamente così come potete vedere. Non l'ho ancora paccioccato, non gli ho messo dei power pad che sicuramente metterò al più presto, ma il parafango, ragazzi, questa gomma guardate di quanto esce da dietro, e ragazzi se piove ok, siete rovinati. Quindi l'altro giorno pioveva, l'ho lasciato a casa che è meglio. Come potete vedere è un bestione, è messo in confronto al Davastato, così si notano bene le dimensioni. Ecco, un altro gadget molto interessante è questa maniglia meravigliosa che, come potete vedere, per sorreggere questi 38 kg di monoruota ci voleva una maniglia bella strong. Infatti questo monoruota è praticamente nuovo e come potete vedere la maniglia è già mezza, è arrivato così, praticamente da nuovo già balla, non sta su, non sta giù, è abbastanza scomoda da prendere. Ma queste maniglie, ragazzi, quando riusciremo a fare delle maniglie decenti su questi monoruota? Solo il Veteran finora, Veteran e 16X, tutto il resto il caricabatterie e la porta USB vengono nascosti da questo tappino che è decisamente grosso, come potete vedere, quindi siete tranquilli che da qui l'acqua non entra di sicuro. Da sotto non garantisco. Per fortuna in questi 38 kg di monoruota sono riusciti a includere anche uno speaker che però lascia un po' il tempo che trova, via, qualità audio pessima. La roba del Nicola scordatevela, 16X scordatevelo, qui proprio sembra di avere una radiolina in tasca che sente qua. Ma vogliamo parlare del prezzo, ragazzi? Questo giocattolino costa più di 3.000 euro, ragazzi, che è un po' proibitivo. Sì, è una roba per un giocattolino per ricchi, ma in effetti io lo paragonerei a una Rolls Royce, quindi grande, grossa, potente, pesante, e ci puoi stare molto comodo. Eccolo qui, la Rolls Royce dei monoruota. Vogliamo parlare anche dell'estetica di questo monoruota? È bello, è brutto, ma io questo lo lascerei giudicare a voi. Guardatelo, un tanicone. Quindi vi ho già detto, questo monoruota vi arriverà così come lo potete vedere, con queste gommine qui inutili e senza il parafango. Quindi anche qui pad e parafango optional. E no, perché 3.900 euro vuoi mica mettergli anche un parafango? Scusa, quello è un optional. Quindi ragazzi, io per tirare due conclusioni vi direi questo: abbiamo un monoruota un po' troppo pesante, abbiamo un monoruota poco agile, abbiamo un monoruota molto costoso. Non so, se siete gente a cui piace fare tanti chilometri, sicuramente può essere un monoruota interessante, al pari dello Sherman. Anzi, sinceramente direi che lo Sherman rimane ancora un gradino superiore, perché diciamo che questi 5 cm di ammortizzazione con la gomma dello Sherman gonfiata alla pressione giusta, via, fanno lo stesso effetto finale. Ragazzi, siamo giunti alla fine del video, quindi come vi avevo promesso la sorpresa legata a Overwheel. Approfittando per ringraziare ancora una volta l'amico Luigi, sappiate che da ora in poi, se acquistate qualsiasi prodotto sul sito overwheel.it, potrete usufruire di uno sconto del 5% inserendo il codice sconto DAVA5. Ok ragazzi? Maggiori dettagli in descrizione. Ragazzi, per oggi è tutto. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like, registratevi al canale e attivate la campanella. Non vi preoccupate, avrò modo di provare molto meglio questo monoruotone gigante e la prossima settimana faremo un video un po' più dettagliato nel quale
parleremo un po' meglio delle sensazioni guidandolo. Quindi ragazzi, continuate a non fare i bravi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao!